9 Mesto, siamo un po' ritornati in Europa, anzitutto perché... Pensavo dicesse nella culla del Rinascimento. Ci stava. No, invece però è la culla del cross country quella. Comunque c'ha una storicità. Il percorso di 9 Mesto, ci hai corso tu? Forse un paio di volte. Okay. Tante volte. Tante volte sei corso. È rimasto quello, no? È il percorso di 9 Mesto che è veramente bello. Tanta roccia, tanti rock garden, fighi. Sì. Nove Mesto sai com'è cambiata? È cambiata col cambiare delle bici. Cioè è l'unica pista che era già avanti tanti anni fa e sono le bici che hanno, siccome è molto larga, quindi si presta a velocità diverse. Ora con le bici che vanno più forte la pista è cambiata, in realtà è la stessa, però con la bici diversa cambia l'approccio e le velocità in pista. E io ti lancio anche questo tema, secondo me anche questo sviluppo della bici di adesso permette ad atleti come Pidcock e la Prévost di passare da una parte all'altra in maniera facilissima, perché ragazzi lì è tornato il team Ineos, è arrivato il camion gigantesco di Ineos, ha messo giù il suo paddock, ha tirato fuori 2 caschetti Red Bull e ovviamente maglie iridate annesse. Ti sgrido già che non sembra, ma Paulin vero, finta, vero, ma era ex sì. E hanno vinto però entrambe le prove. Così 9 Mesto, gara europea, le robe cambiano, ma cambiano perché alcuni sono già qualificati, quindi se abbiamo visto la gara in Brasile gli americani si sono ammazzati, i neozelandesi, la metà sono defunti, quindi quelli lì sono... anche i francesi. Anche i francesi. Quindi cosa succede? Che tanti si sono già qualificati, si arriva in Europa e i ragazzi europei, che sono quelli che in genere la fanno da padrone, perché diciamocelo, i kiwi vanno forte, gli americani vanno forte, ma nella maggior parte delle gare del mondo cross country, uomini e donne, Francia, Svizzera, un pochino d'Italia e tante altre nazioni, ma sono quelle europee che comandano. Ora, si torna a 9 Mesto e gli europei vanno forte, quindi a parte chi ha fatto un po' di sciambola e champagne in Brasile, però è tornato un po' il livello corretto. Io, dopo aver analizzato il Brasile, ho detto subito, per come l'ho vista io, secondo me non è che andassero piano in Brasile, ma c'era un su e giù di tempi strano, non erano a livello coppa, erano un pochino sotto, qualcuno non è arrivato pronto, qualcuno era già convinto di essere convocato, quindi c'è stato un modo strano di correre. Siamo arrivati in Europa, sono arrivati i 2 campioni del mondo e i tempi sul giro erano la gara si è rotta, i distacchi sono diventati più grandi, abbiamo visto delle gare diverse in Europa. Ecco, la prima tappa europea ha fatto capire che a quei ritmi lì la gara cambia. Sì, però adesso io ti punzecchio su questo, no? Secondo te quanto diciamo è utile vedere che un team così grosso come Ineos arrivi con 2 corridori, mette giù quello che c'ha da buttare giù, vince tutto, leva le tende e se ne va? Adesso ti dico una cosa per risponderti alla tua domanda. Cioè, qualche anno fa arrivava il team di Nino Schurter con un camper, tirava giù la bici e i tubolari, Nino Schurter e Florian Vogel facevano primo e secondo, caricavano la bici sul camper e tanti saluti. Ora, cosa voglio dire? Voglio dire che la maggior parte dei brand che bazzicano in coppa e che investono in coppa, possiamo dirne un botto, Scott, Canon, del Trek, Specialized, perché c'è un Olimpia dietro, quindi anche Olimpia. Investono in questo mondo in maniera concreta e potente, vuol dire che la loro vita, la loro immagine è legata a questo, quindi io devo arrivare col camion più grosso del tuo, devo far sì che i miei ragazzi firmino autografi, devono andare veloce, ma tutto è un pacchetto. I ragazzi di Ineos no. I ragazzi di Ineos sono lì solo ed esclusivamente per performare. E per poi vincere. se vuoi fare una foto con me, ok, ma I don't care. E ti dico, bravo, se e ti dico decide anche, che non fa la gara del sabato, te non la vedi, punto. Se lei dice io domani vinco, lei vince, punto. Loro sono lì per performare, nel bene o nel male è una roba da accettare, punto. Però secondo te questo è qualcosa che vedremo sempre di più in futuro? Cioè vedremo i team sempre più grandi, i team stradisti che arrivano e migrano nel cross country magari per qualche sortita, oppure qualcosa che si spegnerà? Perché sai, i rumors dicono anche che... Sì, io vedo più il nostro mondo avanza sempre come, sai, si sviluppa come nel mondo della downhill, no? Che oggi non toccheremo, però
è un mondo che va avanti in un certo modo. Poi è chiaro che il mondo del cross country, che è un mondo comunque legato a uno sport aerobico e anaerobico, porta dei ragazzi che fanno strada, ciclocross, whatever, pensa alla Peters e pensa a Van der Poel, forte, no? Però il nostro mondo, non voglio escludere loro, però il nostro mondo andrà sempre avanti così. Io vedo sempre i track grandi, i team che si sviluppano, ci saranno cose nuove, perché comunque adesso andremo a fare magari un altro passettino, però non lo vedo dominato, cioè il mondo dell'XC è comunque legato a una tradizione di mountain biking che è fatta in un certo modo, la vedo andare avanti così. Quindi tu dici, diamo la mountain bike a chi fa mountain bike. No, io dico che la mountain bike è fatta principalmente da aziende che investono e gente che arriva, corre, ci mette la vita, team manager, meccanici, massaggiatori, atleti, eccetera. E però c'è una piccola parte che è fatta da super fenomeni che poi a livello di risultato fanno una grande parte, che sono Pidcock e la Prévost, come lo era Van der Poel qualche anno fa, che arrivava, vinceva. Van der Poel non so neanche se arrivava in macchina o col pulmino, non lo so, non me lo ricordo. Beh, però nelle ultime prove di ciclocross è arrivata addirittura in Lamborghini da solo. Quindi mi capisci che sono situazioni diverse, cioè loro fanno il loro programma, ma il nostro mondo va avanti comunque così. Quindi ragazzi, seguiteci qua sui canali di Internazionale Italia Series, perché torneremo con un nuovo episodio. Grazie Marco per il tuo supporto. Grazie a te Malpez.